100 anni di storia sono un traguardo importantissimo per ogni costruttore automobilistico, ma naturalmente soltanto i marchi più blasonati, quelli che affondano le loro radici nell'età primordiale dei motori, possono ambire a raggiungerlo. Mercedes, Maserati, Alfa Romeo, ma anche Fiat e Peugeot. Ecco alcuni dei costruttori che hanno già tagliato il traguardo dei 100 anni. In questa ristretta elite però quest'anno arriva anche un'altra casa molto importante, la BMW, che è nata esattamente 100 anni fa, nel 1916. Per festeggiare questo importantissimo traguardo noi andremo a Monaco di Baviera, la città natale della BMW, dove si svolgerà il BMW Festival, una grandissima festa dedicata proprio ai 100 anni della casa di Monaco. Raggiungeremo la capitale della Baviera su una bellissima Serie 2 Cabrio insieme a tanti altri appassionati. Alcuni ci hanno già raggiunto qui a Milano con dei mezzi spettacolari, altri invece si aggiungeranno alla nostra carovana a Verona e poi dritti verso Monaco, dove daremo inizio alla festa. Seguiteci! Stiamo ripartendo da Verona, ovviamente apertura elettrica per questa nuova Serie 2, comodissima. Ci vuole qualche secondo perché il meccanismo è abbastanza complesso, ma ci siamo, Fatto! Adesso mi godo il sole fino a Monaco. Come avete visto il viaggio è stato un po' lungo, ma ce l'ho fatta. La mia Serie 2 Cabrio è qui al caldo, pronta per domani. Tra l'altro mi sono guardato intorno, è un vero e proprio garage delle meraviglie, perché qui ci sono le auto di tantissimi appassionati che ritroveremo domani. A proposito, domani è il grande giorno, quindi andiamo a vedere cos'è questo BMW Festival. Siamo al BMW Festival. A me però questo sembra più che altro il paradiso in terra per tutti gli amanti della casa dell'elica e non solo. Qui ci sono tutti i club BMW provenienti da tutto il mondo che mettono in mostra i loro mezzi a 2 e 4 ruote, qualcosa di incredibile. Andiamo a farci un giro insieme a vedere i pezzi più spettacolari. E quando vi dicevo da tutto il mondo non scherzavo. Guardate per esempio questo fenomeno ha portato la sua bellissima M3 CSL E46 addirittura dalla Turchia. Non preoccupatevi però perché anche noi italiani siamo ben rappresentati. Guardate, c'è addirittura chi è venuto con una spettacolare 850. Qui a Monaco abbiamo anche i primi modelli della BMW. Come sapete la casa dell'elica, come dice il nome, come racconta il suo stesso simbolo, prima faceva tutt'altro, più che altro si dedicava all'aeronautica, ma poi iniziò a fare auto e motociclette. Questa è la BMW 327 che insieme alla 328 fu uno dei primi modelli di maggiore successo. E guardate che meraviglia questo esemplare, qui sì che siamo agli inizi della storia dei BMW, siamo praticamente nel cuore degli anni 30 e questa è una BMW 319. Siamo già negli anni 50, precisamente nel 1957, con questa 503 Coupé. Guardate che forme! Sempre negli anni 50 con queste simpatiche 501 e 502 F, con un design che riprendeva un po' le forme morbide delle auto americane. Una delle auto più preziose realizzate da BMW, se guardiamo alla sua storia più antica, è senza dubbio la 507 disegnata dall'architetto Kurz. Eccola qui perfettamente conservata, per di più con targa italiana. Questo modello è del 1957. Se ci vogliamo far scendere una lacrima non ci resta che attraversare questo corridoio che almeno per me ha un significato molto speciale. La BMW Isetta è un'auto che trovo geniale, buffissima, e poi mi ricordo la mia infanzia, chi se lo dimentica, Steve in 8 sotto un tetto. Una microcar come ce n'erano tante all'epoca, specialmente in Germania, ma che introduceva dei concetti anche di stile che sono rimasti immortali. Guardate le ruotine posteriori e quella presa d'aria che nasconde il motore, che era alle spalle dei passeggeri. La particolarità che forse molti di voi sapranno era che per salire sulla Isetta si usava appunto questa curiosa porta anteriore, quindi si accedeva dal davanti, e per permettere tutto questo sono dovuti inventare questo piantone dello sterzo, diciamo modulabile, che si spostava insieme all'apertura del portellone. Un pizzico di eleganza italiana invece in questa 3002 CS carrozzata da Bertone. Siamo nel 1961 e così si evolveva il doppio rene.
Qui andiamo molto indietro con gli anni, ma non con lo stile, anzi guardate quanto spacca questa 3000 CSL, sprigiona anni 70 da tutti i pori. E guardate come si è conservata nel tempo, intatta, la bellezza di questi 3000 CSI. I loro proprietari sono molto orgogliosi e li capisco, perché è veramente un pezzo di storia dell'auto. Assenza del montante e logo qui sul montante posteriore, guardate che stile, ed ecco l'interno, semplice come si usava all'epoca. Un altro pezzo di storia pesante come un macigno della BMW è la 2002 Turbo, un'auto che ha introdotto dei concetti di sportività rivoluzionari per l'epoca in cui appunto era stata concepita, e che oggi è stata reinterpretata dalla Concept 2002 Homage presentata a Villa d'Este. Come promesso ci sono però anche tantissime motociclisti che hanno l'elica tatuata addosso. Qui ci sono GS, un po' di tutte le salse, super chilometrati, alcuni che hanno fatto il giro del mondo. Ma andiamo indietro fino al 1954 con questa BMW R25 monocilindrico raffreddato ad aria, prestazioni che fanno ridere a guardarle oggi. Soltanto 104 km/h di velocità massima, però un buon risultato per l'epoca, 150 kg e potenza di 13 cavalli, però trasmissione già a cardano. Guardate qui che piccolo capolavoro di ingegneria per l'epoca. Una bellissima parentesi all'interno della storia motociclistica della BMW riguarda i sidecar. Guardate per esempio questo esemplare realizzato sulla base di una R75 con il suo bel motore boxer, è perfettamente conservato ed è un vero spettacolo. Tantissime R1200 RT, R1200 RS e tante K con il loro curioso motore a sogliola. Il motociclista BMW ha il concetto di touring nel sangue, non serve la moto se non si può viaggiare, e mi fanno impressione alcuni chilometraggi spaventosi. Guardate questo K100, 361.000 km. Tantissimi qui a Monaco, anche i 635 CSI, guardate che muso da squalo, cattivissima. Questa possiamo dire che è la mamma o la nonna della attuale Serie 6 Coupé. Per i 100 anni della BMW non poteva mancare un capolavoro nella storia dell'auto come la M1. Design anni 70 a manetta, guardate, questi cerchi firmati Campagnolo sono spettacolari. Motore centrale, ovviamente 6 cilindri in linea, una firma per la casa di Monaco di Baviera. Un marchio M1, pensate, talmente prezioso per BMW che quando è uscita la prima Serie 1 M qualche anno fa non l'hanno appunto chiamata M1 come tutte le altre M, ma Serie 1 M. Un'auto che rende orgogliosi anche noi italiani da un certo punto di vista, perché la firma del suo stile è dell'italianissimo Giugiaro. Spideristi di tutto il mondo, unitevi, qui ce n'è per tutti i gusti. Partiamo dalla mitica Z1 e le sue portiere. Passiamo poi alle Z3, è incredibile vedere quanta passione ci sia ancora nel mondo per questa roadster dei sogni. Non mancano ovviamente le varianti M e poi i modelli coupé, in assoluto i miei preferiti di questa generazione, rarissimi. Guardate che linea, che spettacolo, una mini Batmobile. BMW molto presto abbandona la leggenda della Z3 per riscrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva con la Z4, prima serie firmata da Chris Bangle. Incredibili le sue linee, quanto siano pulite e attuali ancora oggi. Qui ci sono un po' tutti gli esemplari, quelli di prima generazione, diciamo. Ovviamente le più belle erano le 6 cilindri 3000, ma anche poi le versioni restyling, facelift. Arriviamo poi ai giorni nostri con la Z4 attuale, che tra l'altro è da poco andata in pensione, chissà se arriverà la Z5, ma intanto eccola qui, la Z4 che porta l'hardtop ripiegabile nel mondo delle roadster di Monaco. Vi mentirei se non vi dicessi che quella che ho più nel cuore è la Z8. Una supercar pura nel vero senso del termine, all'epoca costava una follia, il design però è molto semplice, lo stile è ancora molto attuale oggi, per questo mi fa impazzire soprattutto all'interno. La prima auto con luci al neon e direi forse anche l'unica. Guardate questa, rossa, preparata da Alpina, praticamente un sogno. Il volante sembra praticamente quello di un motoscafo, poi con questi interni panna mi fa impazzire. La strumentazione classica analogica radunata al centro, tutto è molto semplice, tutto ha semplicemente grandissimo stile. Il nostro viaggio attraverso i 100 anni della BMW prosegue con un'altra pietra miliare e un'altra delle mie auto preferite della casa dell'elica, che è la BMW Serie 8, una coupé 2+2 spettacolare che è arrivata nel cuore degli anni 90 e lo dimostra con il suo design affilato. Motori a 8, addirittura 12 cilindri, insomma un capolavoro, un evergreen.
Qui c'è il club ufficiale tedesco e ce ne sono veramente a decine, un momento più unico che raro. E guardate addirittura qui cosa ho trovato, un esemplare CSI, è rarissima, era preparata direttamente dalla divisione M della BMW, una vera M con motore portato a 380 cavalli, uno spettacolo, un sogno. In Italia ce ne saranno credo 2 o 3 al massimo. Non manca poi chi ha interpretato in chiave moderna la serie 8 trasformandola in una discoteca a cielo aperto. Ci sono anche loro tutte le vetture sviluppate dal reparto M di Monaco. Qui per esempio abbiamo la M6, quella disegnata da Chris Bangle con il motore V10 anteriore direttamente derivato dalla Formula 1. Spulciando bene tra le corsie però si trova anche qualche Alpina. Qui abbiamo la B3 Biturbo, è uno spettacolo, guardate che eleganza e che sportività allo stesso tempo. Forse la M3 più spettacolare della storia, la E46. Un'altra Alpina, la B3S Biturbo, con carrozzeria Touring, una vera rarità, una M3 Touring, preparata da Manhart, ma, attenzione, dentro ci hanno messo il motore V10 BMW, incredibile. Qui abbiamo la punta di diamante della M3 V8, cioè il modello GTS con tanto di roll bar interno, una vera auto da pista. Ed eccola qui la mitica E46 con il suo spettacolare 6 cilindri in linea aspirato. Non c'è niente da fare ragazzi, non resisto, ogni volta che la vedo mi pento. La migliore di tutte è senza dubbio la M3E30. Hanno contribuito anche loro al successo della BMW e quindi è giusto citarli. I SUV, è vero, ce ne sono pochi, magari messi un po' in qualche angolo, ma non mancano. Qui abbiamo un X5M con il suo V8 4.4 litri. Guardate che bisonte! Dopo l'irrinunciabile visita al museo BMW, a proposito, consiglio a tutti di farci un giro almeno una volta nella vita, e nella divisione BMW Classic, dove gli specialisti bavaresi rimettono a nuovo le auto d'epoca che hanno fatto la storia della BMW, siamo alla BMW Night, un grande concerto, una grande festa per dire finalmente buon compleanno BMW, 100 di questi anni.